Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video. Oggi però io sono l'ospite speciale di Leonardo Taccini. Perché puoi parlare anche tu, sì, va benissimo. Che devo dire? E niente, perché sto qua? Comunque sei troppo bravo. È meglio, se no mi sento fuori luogo. Non ti preoccupare, io giocavo a basket, devo in moto, è giusto così. Allora, siamo qui perché sono una pippa ad andare in moto. In generale io faccio viaggi, non vado in pista, l'ho approcciata diverse volte, poche volte, giusto 3-4, una cosa del genere. E Leonardo ha iniziato un suo nuovo progetto chiamato Giro Matto e quindi siamo qui per testare subito questa nuova attività. Io se fossi in te non mi fiderei, però comunque levato questo. Diciamo Giro Matto è un pochino nata come cosa un po' per offrire un servizio, no? Che è un po' come quello lì delle palestre. Quando uno va in palestra vuole migliorare la sua forma fisica, prende magari un personal coach, no? Certo. E qua è la stessa cosa, l'unica differenza è che anziché essere in pista e tirare su pesi, in palestra e tirare su pesi, siamo in pista e non tiriamo sulla moto ma giriamo il gas. E almeno uno ci prova. Come funziona? Allora, innanzitutto la prima cosa che uno deve fare è assicurarsi che la moto sia a posto. Quello l'abbiamo già fatto, abbiamo messo le termocoperte, abbiamo fatto la pressione delle gomme, abbiamo controllato che semimanubri, i pedani, sia tutto quanto stretto. Chiaro. Adesso la prima cosa che ti inviterei a fare, soprattutto per la tua struttura fisica, diciamo che le moto non sono state concepite per gente alta 2 metri. come te, ti direi di salire in sella alla moto Ok. e facciamo un posizionamento di base. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Comunque vedo che tu hai pedane che sono racing, dei semimanubri che sono racing, quindi prova a metterti giù in carena. Perfetto, ok. Direi, visto che tu ce li hai regolabili questi, magari di provare ad allontanarli un pochino, così da spostarli un pochino più qua e renderti la posizione un pochino più comoda. Quindi la prima fase che stiamo affrontando è quella di personalizzare, chiamiamolo così, la mia posizione, il mezzo, adeguarlo alla mia struttura fisica. Esatto. Diciamo che è una delle cose più importanti, assolutamente, perché tu puoi essere un fenomeno, però se tu stai scomodo sulla moto comunque non riesci a performare bene, no? Certo, È un po'... fatichi pure molto di più, no? Ma secondo me è un pochino l'ABC, cioè più che altro, più che stare lì e dirti la posizione in sella, come metterti, come mettere il gomito, come mettere il ginocchio, sono cose che per me, per come sono fatto io, con l'esperienza che ho, so che lasciano un po' il tempo che trovano. Tu puoi essere forte a toccare il gomito, ma magari prendi 50 secondi dentro una pista, quindi non è il gomito messo per terra che ti manda più forte. Magari sì, sei più bello esteticamente, quindi vieni meglio per le foto, ma diciamo se uno viene qui è per andare forte, non per essere bello. Allora, al momento ti ho sfilato leggermente i semimanubri e allargati. Te li senti? Sì, li sento molto più aperti. Già così dovresti sentirti meglio proprio anche quando guidi. Ti trovi un pochino meno, tra virgolette, incastrato Sacrificato. sopra la moto. E Sì. comunque se tu mentre c'è i manubri stretti e sei grande fisicamente, la moto davanti comunque non la riesci a controllare. Se hai una posizione sbagliata, cioè proprio posizione intendo semimanubri, pedane, messe che stai scomodo, quindi magari ginocchia in bocca, appollaiato e tutto quanto, ovviamente il tuo corpo proprio fisicamente è messo talmente tanto storto che fai 3 giri e sei da buttare. Proviamo questo, non vedo l'ora di vederti che giri e da lì facciamo... Iniziano le risate. Inizia il prossimo step. Entra sempre Cauto. calma, primo giro cerca di capire la moto, i semimanubri, cerca di capire. Tu non è tante volte guidi sta moto, Certo, no, io... 3 volte. Sì. quindi Baci molto coi piedi di piombo. Ci sei? Ci siamo. Vai, Cla. Ci vediamo tra poco. Rilassato, primi giri molto sereno. Dai. È appena entrato il gigante buono, vediamo un po' come andrà. Sono andato larghissimo. E niente, è già partito carico. Questo è il motivo per il quale sono venuto a fare il corso. Perché sta moto la conosco pochissimo e se uno fa una minchiata del genere, in pista almeno, può recuperare, c'ha spazio, c'ha margine. Il ragazzo non è male, si impanica un pochino troppo, è un po' troppo irruento in realtà. Secondo me se si inizia un attimino a calmare può fare un bello step. Ma grande, perché comunque ci stanno tante curve e le fa veramente bene. Altre invece che si impanica, si perde, si vede che gli manca un po' il concetto della pista e ha un po' troppo un concetto della strada. Perfetto, perché alla fine io sono venuto a fare off-road. Leonardo ci ha fatto un cenno imbarazzante. Allora, in realtà molto meno peggio di quello che pensi.
Ci stanno 2 o 3 cose su cui dobbiamo lavorare. La prima, non ti devi impanicare. La seconda, sei troppo irruento. Cerca di rilassarti, cioè cerchi troppo la staccata, il gas, sei aggressivo, cerchi di forzare troppo. Cioè, la pista più vai piano e più vai forte, più tu riesci ad essere un tutt'uno con la moto e più vai forte. Stai cercando di strafare, cioè lì l'errore che hai fatto è perché sei entrato troppo forte, vuoi spingere, cioè calmo. Pure qua ti ho visto i 2 sinistri. Anziché provare a fare forte il primo e poi dopo ti trovi impiccato sul secondo, cerca di fare magari più piano il primo e tutto col gas costante fai il secondo, cioè meno fai tutto gas, tutto freno, tutto gas, tutto freno e più fai magari proprio cerchi di pennellare, quindi il gas morbido, la frenata, non fare PAM! Cioè, cazzo, quello ci arriviamo, cioè cerca di arrivare, frenare, cercare di trovare la velocità giusta che al momento, per dirti, curva 1 la fai molto bene, ma fai solo bene curva 1. Capito che ti voglio dire? Poi dopo magari arrivi qua a quel primo destra, ti inchiodi perché ti impanichi. Con calma, cioè il concetto, ogni curva più o meno è uguale. Non è che se tu vai bene qui allora vai male in un'altra. Quindi cerca di fare tutto con un po' con di una velocità logica. costante Esatto, magari. adesso prova a rientrare con calma, cerca di andare un po' più piano, cioè ti voglio dire che vai più piano ma sei più costante in curva, quindi magari sul dritto non ti metti a scannare come un matto, magari vai anche un po' più piano sul dritto, ma l'importante è che adesso mi rimani concentrato sulle curve, cerca di essere il più morbido possibile, di fare la linea giusta, qua, cioè la linea è largo, stretto cordolo, largo, ovunque. Quindi adesso cerca di proprio concentrarti, fai largo, stretto, stretto, largo e col corpo morbido, non staccate forti, lasciala correre, va bene? Dai che ce l'hai, Vai. Rilassato. Morbidi, rilassati, traiettorie, largo, stretto, largo, stretto, largo. Oh, bravo! Pensavo peggio, sono sincero. No, veramente non è per niente male. Il problema è che rischi troppo nei punti sbagliati. Ci stanno delle volte che fai le curve in 3-4 tempi. Ad esempio in curva 1 arrivi, freni, lasci i freni dai gas e poi rifreni dentro la curva. Rischi di farti male perché freni in un punto dove in teoria dovresti addirittura accelerare. Quello tu lo fai perché? Perché tu arrivi, freni, molli i freni perché pensi di stare nella giusta velocità. Invece Poi ti senti troppo lento, quindi addirittura ti senti di ridare il gas. E poi rifreni perché dici cazzo sono troppo veloce. Quindi cerchiamo di fare le cose non più in 3 tempi ma in meno passaggi. Quindi arrivi. Top sarebbe che tu freni levato il freno dai gas. Però, visto che dobbiamo fare piano piano e devi prendere un po' di confidenza, arrivi, freni. Quando freni, che ti senti stai nella velocità giusta, lasci i freni e ti butti dentro la curva e fai percorrenza. Adesso dobbiamo trovare un po' di percorrenza, perché quello che tu fai, tu arrivi, bam, freni, ti inchiodi completamente dentro la curva e poi ridai gas. Quando ho detto vai più piano, adesso il migliore che hai fatto è stato 1,20. Per me oggi a 1,16 ci arriviamo, però bisogna arrivarci con calma, con la testa e soprattutto prendendo fiducia. Al momento si vede che tu non hai fiducia col mezzo e ci sta come cosa e quella la prendi piano piano, con calma. Devi respirare tanto sopra la moto, molto. vogliamo vedere qualche video on board? Magari quando tu arrivi qua, che fai questo, freni e poi ridai la manata di gas con la moto che si muove, cioè parliamone. Un conto me lo fai che stai girando forte e ti dico ci sta, ma tu qui la cosa che dovresti fare sarebbe tipo prendi gas qua, lo poggi, rallenti, fai il cambio di direzioni, tocchi i freni, porti il freno fino qua, quindi tu non devi puntare verso di qua, tu dovresti puntare già questo cordolo. E io qua lo prendo largo. Perché? Perché tu arrivi, dai la manata di gas, quindi poi arrivi in ritardo. È quello che ti dico, stai calmo, cioè arriva, frena, inserisci, magari ti senti lento, molla i freni, non dare gas, molla i freni, cerchi di andare verso questo qua, che è il punto della corda che devi prendere, che poi dopo ti porterà
qua, dove in realtà tu già stai andando, però lo potrai fare con molta più velocità e soprattutto con molta più sicurezza. Certo. Qua è giusto, giustissimo. Questa l'hai fatta bene, capito? Cioè, questa è una curva come di fare, arrivi, freni, entri dentro, punti il gas, e poi magari quando ti senti più sicuro dai tutto a gas. Sì. Poi ovviamente il gas glielo potrei dare molto prima, ma adesso Certo. non conosci la moto, stiamo con le gomme stradali, è la prima volta, Sì. con calma, Sì, sì, quindi come stai facendo va bene, tu punta il gas, tienilo là, esci dalla curva, quando sei in modo dritta gli inizi a dare tutto il gas. Io col fatto che questa c'ha il gas rapido, per esempio, Sì. non c'ho quella sensibilità ancora, cioè io appena ogni tanto faccio boh, dico cazzo, non volevo fare così forte. Nessuno nasce imparato, Certo. quello ovviamente tu, la cosa che mi hai detto è stato io vengo qua col Fazer, vado più forte. Sì. Perché? Perché il Fazer lo conosci, Certo. ci hai fatto quanti mila chilometri? Tipo 50. Quindi con 50.000 km fatti sul Fazer e questa che ce ne avrei fatti se no 300. No, l'ho riportata giù, ce ne ho fatti 2000, ma era tutto dritto, cioè mi mettevo là e non è che Quindi non hai preso una confidenza col gas, non è che ci sei andato a fare i passi di montagna No, a stecca, che dici sai, lì capisco magari il comportamento della moto. l'ho fatto solo una volta, quindi... Oh, scusa. Siamo questi lampaggetti. Però dopo, se riesco a tornare. Facciamo un primo giretto così. Freniamo, accompagniamo il freno, però dobbiamo stare più stretti e poi gas. Però lì ho drizzato un po' la moto. Porco zio. Niente, là sono stato un coglione io. Mi piace l'erba. Ho sbagliato io. Secondo turno per Claudio, gli ho detto un pochino dove dover migliorare, abbiamo visto un pochino dei dati e sinceramente sta andando meglio, a parte un'escursione subito sull'erba, ma quella secondo me è proprio un suo tocco distintivo. Oh, Non male, eh? Hai visto però il giro della bandiera che stavi un po' più rilassato, quanto l'hai fatta meglio? sì, questa qua adesso l'ho fatta bene. L'hai fatta bene. In realtà sta andando molto, ma molto più forte Claudio. Tanto più forte. Ah. Adesso mi devi tirare poco più fuori il culo e anche un pochino il busto. Ok. Non, Certo. poco là, ti manca niente per toccare il ginocchio. Ok. Come tocchi il ginocchio prendi molta più confidenza, però mi devi levare una cosa, che è un vizio che c'hai bruttissimo. Arrivi, freni, tira drizzi, tira bassi, tira drizzi, cerca di fare tutto in un momento. Tu arrivi, freni, riaddrizzi la moto, Ok. poi lasci freni, la ributti giù. Cioè una Sì. volta che hai preso la traiettoria, preferisco che vai sull'erba. Però Che so familiare comunque. ormai dell'erba avete un feeling, se la prendi almeno una volta a turno. No, non è- mi sento male. Vado in crisi. Vedi come sono più pulite le linee, però questa roba che fai mi infastidisce tanto. Arrivi, freni, addrizzi, cioè fai questo, arrivi, pieghi, addrizzi la moto, freni, quindi dovresti già iniziare a ributtarti a destra, che fai? Te butti a sinistra e poi a destra. Perché? A largo, dico. Ma il non cervello ha, mio. non ha un senso, cioè non ha un senso quello che fai. È come se con la macchina freni, devi girare a destra, fai prima, sinistra, destra. Quello dietro di questo è matto. È la stessa, guarda. Però metta la freccia. Che ti voglio dire? Cioè, è una cosa che è pericolosa, controproducente. Bruttissima idea. Adesso saliamo sulla moto e ti dico 2 o 3 cosette per toccare il ginocchio. Ti manca veramente niente. E se te tocchi il ginocchio ti cambia proprio il mondo. Tu fai questo. Così tu fai. Sì. E porti sempre in dentro la gamba, per quello che non tocchi il ginocchio. Ok. Ci puoi stare così perché è la tua posizione naturale. Noi non è che dobbiamo andare contro la tua posizione, dobbiamo andare a favore e aiutarti a sfruttarla al suo 100%. Vieni giù. Ok, tu devi riuscire a fare questo. L'importante là è che ti ancori bene. Non cercare di andare giù col busto perché te di base poi quando stai dentro non lo fai. Quindi sarebbe solo una cosa in più a cui tu devi pensare. Vedi com'è la tua posizione? Hai la spalla molto chiusa verso l'interno e tu stai rifacendo la stessa identica cosa, ma in realtà il ginocchio non è lontano, è che tu poi lo tieni chiuso. Se in realtà tu questo qui lo apri non sei per niente male, invece il Fazer, avendo manubri più larghi, più alti,
ti aiutano. Sto molto, certo. Quindi giustamente ti viene tutto più facile. Ci stai? Vai. Ci vediamo dopo. Vai, da sto giro. Allora, primo giro già levato 5 secondi e sta toccando il ginocchio, non me l'aspettavo, ma c'è stato un bello step. Che spettacolo! Mi sento male. Ho dato un colpo di gas inutile. Pure qua. Stanchezza. Usciamo. Che bello. Sono uscito perché sono stanco e non voglio fare cazzate. Ti ho bloccato per quello io. Sono migliorato. Oh. Cioè, Oddio. Ops. quello perché sei alto. Quanto ho girato adesso? Migliore 15. Oh. Te l'aspettavi? No, cambiando 2 cavolate è arrivato giù. Dentro Latina, con le gomme stradali, moto stradale, e tu sei arrivato qua che non è che non toccavi il ginocchio, cioè proprio stavo a fare un altro sport. Dal primo giro che hai fatto ad adesso hai tolto quasi 15 secondi. Sì. Sì, no, assurdo. Grazie. Che spettacolo. Ultimo turno per Claudio. Abbiamo visto un po' di cosette e quindi se vi è piaciuto il video mettete like e soprattutto ci vediamo dal giro matto, ragazzi. Ciao!